Quei fu al mondo persona orgogliosa, bontà non è che sua memoria fregi, così se l'ombra sua qui furiosa. Quanti si tengono or lassù gran regi, che qui staranno come porci in brago, di sé lasciando orribili dispregi. Quello, il pien di fango, fu al mondo, da vivo, una persona orgogliosa. La sua memoria, di quando era vivo, non lo fregia da merito di bontà. Così si trova qui la sua ombra furiosa. Quanti esseri umani si tengono, comportano, ora lassù sulla terra, da vivi, grandi re, senza esserlo, che qui, sottoterra, da morti, staranno come porci maiali, in brago nel fango, di se stessi lasciando, nella memoria dei vivi, disprezzi orribili. Virgilio inizia a descrivermi chi sia questo personaggio. Quando era vivo era orgoglioso, nessuno ha un buon ricordo di lui, e in questo modo la sua ombra è proprio qui furiosa. Ecco altri 3 indizi in 3 versi consecutivi, dove spiccano i 2 aggettivi orgogliosa e furiosa. La parola orgoglio compare qui per la prima volta nella mia opera. Sono però interessanti quest'inno si gorgoglian nella strozza, scritto proprio a fine del canto precedente. È la prima volta che ritroveremo tale parola, cioè la troveremo solo nel lontano 1.16. La gente nuova e i subiti guadagni, orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza in te sì che tu già tempiagni. Così gridai con la faccia levata. Insomma, anche nella successiva ricorrenza di orgoglio ci sono io innervosito, diciamo così, e il chiaro richiamo a Fiorenza, dove visse anche questo pien di fango. La ricorrenza ancora successiva è in 1.21. Allor li fu l'orgoglio sì caduto che si lasciò cascar l'uncino ai piedi, riferito al diavolo malacoda. Insomma, la parola orgoglio ha sempre un'accezione negativa nella mia opera, anche nelle altre 3 ricorrenze. 2.2, li colombi adunati alla pastura, queti senza mostrar l'usato orgoglio, 2.28, ma e l'esponto là ve passò serse, ancora freno a tutti orgogli umani, 3.6, esso atterrò l'orgoglio degli arabi. Beh, sul furiosa c'è poco da aggiungere. Questo si trova, come descritto nel canto precedente, tra vidi genti fangose in quel pantano, ignude tutte, con sembiante offeso, queste si percotean non pur con mano, ma con la testa e col petto e coi piedi, troncandosi coi denti a brano. Lo buon maestro disse: figlio, or vedi l'animi di color cui vinse l'ira. Questo essere furioso e iracondo è perfettamente descritto nel suo atteggiamento di pochi versi fa. Chi ti conosco, ancorsi lordo tutto. Allor distese al legno ambo le mani, reazione immediata. Virgilio, che ha vissuto di là e ora vive da tanto tempo di qua, restando sul livello letterale, ne ha visti parecchi di quelli che in terra si credono chissà chi, i primi, e che qui staranno messi male gli ultimi. Curiosità, la parola maiale non compare mai nella mia opera, mentre la parola porco e variazioni, si intende, ce la porteremo avanti fino addirittura 3.29. La parola brago, che va intesa come fanghiglia, melma puzzolente, compare solo qui. In 2.5 la ritroveremo di nuovo in rima, ma con la C, che sostituisce la G, brago, braco. Corsi al palude e le cannucce e il braco di impigliarsi chi caddi. Virgilio in 2 terzine ci tiene ben 2 volte a ribadire bontà non è che sua memoria fregi e di sé lasciando orribili dispregi. Insomma, questo qua non era ben voluto da nessuno, nemmeno quando era vivo. E sappiamo, Ciacco ce lo ha ricordato nel 6º canto, l'importanza che i dannati danno nell'avere una buona memoria, una buona fama di loro nel mondo. 1.6, ma quando tu sarai nel dolce mondo, priegoti calamente altrui mi rechi. E io, maestro, molto sarei vago di vederlo attuffare in questa broda prima che noi uscissimo dal lago. Ed egli a me:
Avante che la proda ti si lasci veder, tu sarai sazio, di tal disio convien che tu goda. E io, maestro, Virgilio, sarei molto vago, avrei un desiderio intenso di vederlo, il pieno di fango, tuffare in questa broda melma, prima che noi, io e Virgilio, uscissimo dal lago Stige. E lui, Virgilio, a me, avanti, prima che l'approdo ti si lasci vedere, tu sarai sazio, appagato, conviene e necessario che tu, io, goda di questo desiderio realizzato, vederlo tuffare nella broda. Non mi è bastato Virgilio che lo allontana dicendogli di andare lì con gli altri cani, non mi è bastato che Virgilio mi abbraccia, che mi bacia e benedice mia madre. Ho proprio un forte desiderio, molto sarei vago, di vedere questo pieno di fango che si tuffa di nuovo in quella brodaglia dello Stige che stiamo attraversando in barca. Vago è una parola interessante che troveremo spesso nella seconda e nella terza canzone. Esprime un forte desiderio, spesso collegato con la vista e spesso anche messo in rima. Virgilio mi dice che questo mio desiderio sarà esaudito, ma non solo, conviene, cioè è strettamente necessario che io goda di ciò. Insomma, ho fatto proprio bene a comportarmi così col dannato e a chiedere di vederlo mentre si tuffa tra gli altri cani di nuovo in questa melma. Porci in brago, broda e sazio richiamano ovviamente il senso della gola. Dopo ciò poco vid'io quello strazio far di costui alle fangose genti, che Dio ancor ne lodo e ne ringrazio. Tutti gridavano a Filippo Argenti, e il fiorentin spirito bizzarro in sé medesmo si volvea codenti. Poco dopo ciò, la risposta di Virgilio, io vidi quello strazio, la lacerazione dell'Argenti, fare di costui, dell'Argenti, alle genti piene di fango, che Dio ancora, adesso che scrivo, lodo e ringrazio. Tutti, i pieni di fango, gridavano addosso a Filippo Argenti, e lo spirito bizzarro fiorentino si volgeva, girava in sé medesimo stesso con i denti. Dopo poco che era finita la risposta di Virgilio, io vidi le gente fangose fare di quel dannato uno strazio, dove strazio significa proprio lacerazione crudele e spietata di un corpo in questo caso. Di tale strazio io, ancora oggi che sto scrivendo ciò che vidi nel viaggio, quindi a viaggio concluso, lodo e ringrazio Dio. Tutte le genti fangose, a loro volta iracondi, gridavano contro Filippo Argenti, a Filippo Argenti. Compare solo adesso il nome e il soprannome del dannato. Filippo, Adimari dei Cavicciuoli, detto Argenti, guelfo di parte nera. Nell'ultima terzina che lo riguarda, dato che il primo verso della prossima sarà quivi il lasciamo che più non ne narro. La consorteria degli Adimari è citata anche in 3,16. L'oltracotata schiatta degli Adimari, che si indraca, si trasforma in drago, dietro a chi fugge, mentre e a chi mostra il dente, ovver la borsa, comagnel si placa. Quel A che precede il nome è un'esortazione verso Filippo Argenti, contro Filippo Argenti, che era appena tornato tra loro dopo essersi appeso per un tempo brevissimo alla barca. In quanto dannato è uno spirito, ma è caratterizzato da altri due aggettivi, fiorentino e bizzarro. Fiorentino, in quanto è uno dei tanti di Fiorenza che incontrerò, mentre bizzarro rappresenta un termine usato solo qui per lui in 100 canti e sta per non ordinario, non equilibrato, appunto. Riguardo a cosa esso faccia coi denti, intanto il canto precedente troncandosi co denti a brano, qui scrivo che coi denti non solo si troncava o più pacatamente mordeva, ma proprio in sé medesimo si volveva, da volgere, che sta proprio per girarsi, si avvolgeva. L'inferno consiste nel continuare ad essere puniti, a soffrire, a piangere per il proprio errore. E allora Argenti, iroso, che continua a irarsi all'infinito, somiglia a Capaneo di 1,14, al quale Virgilio dirà esplicitamente il concetto che ti ho appena espresso. O Capaneo, in ciò che non s'ammorza, la tua superbia, sei tu più punito.
nullo martirio fuor che la tua rabbia. Sarebbe al tuo furor dolor compito. E Capaneo stesso gridò: qual io fui vivo, tal son morto. Ti faccio notare come il mordersi da solo è proprio la dimostrazione dell'ira espressa senza poter sfogarla contro nessuno, un'ira impotente, ed è la stessa azione che farà anche il Minotauro, 1.12. E quando vide noi, se stesso morse, sì come quei cui l'ira dentro fiacca. Ci siamo. Dato che più non ne narro, adesso posso spiegarti il senso allegorico di questo incontro, dato che è chiaro solo se si sanno cogliere gli indizi che ho lasciato nei miei versi. A livello letterale, la storia parla di un pellegrino che sta compiendo un viaggio nell'aldilà, incontrando vari dannati e demoni. A livello allegorico, la storia parla di me, che sto compiendo un viaggio dentro di me, incontrando vari miei aspetti e vari miei avversari interiori. La chiave resta sempre il Cristo. E allora leggiamo una parte, non solo un versetto, di Luca 11, da 24 a 28. Quando lo spirito immondo, qui spirito bizzarro, esce dall'uomo, si aggira per luoghi aridi in cerca di riposo e, non trovandone, dice: ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. Venuto, la trova spazzata e adorna. Allora va, prende con sé altri 7 spiriti peggiori di lui, qui più di 7, ed essi entrano e vi alloggiano e la condizione finale di quell'uomo diventa peggiore della prima. Mentre Gesù, il Cristo, diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: beato il ventre che ti ha portato, qui benedetta colei che in te si incinse, e il seno da cui hai preso il latte. Ma egli, il Cristo, disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Sta qui il passaggio per capire come mai ho trattato così male uno che piange e perché Virgilio apprezza così tanto che io l'abbia fatto e perché addirittura ringrazio ancora, quindi a viaggio concluso, mentre sto scrivendo l'opera, Dio stesso. A livello allegorico, nel viaggio dentro me stesso, io ho conosciuto in me quella sdegnosa, orgogliosa, furiosa avversaria che c'è dentro di me e l'ho mandata via, l'ho trattata male, sono riuscito a capire che l'avevo e che non la volevo più. Così acquisisce un forte significato anche quel spirito maledetto, ti rimani, ch'io ti conosco, ancor si elordo tutto, conosco, quindi per la prima volta, non appunto riconosco. Se servisse una conferma testuale del fatto che i dannati sono, a livello allegorico, il mio specchio, con tanto di differenza tra quando conosco o riconosco qualcuno o nessuno, in 1.32 un dannato mi dirà: perché cotanto in noi ti specchi? Ora posso andare avanti. Ultima citazione, più difficile, però devo perlomeno leggertela, poi se vuoi puoi approfondire. Tratta dallo terzo del convivio. Amor che nella mente mi ragiona. Canzone, e par che tu parli contrario al dir d'una sorella, un'altra canzone, che tu hai, che questa donna che tanto umil fai, ella la chiama fera e disdegnosa. Tu sai che il ciel sempre è lucente e chiaro, e quanto in sé non si turba giammai, ma li nostri occhi, per cagioni assai, chiaman la stella talor tenebrosa. Così quand'ella la chiama orgogliosa, non considera lei secondo il vero, ma pur secondo quel ch'a lei parea, che l'anima temea, e teme ancora, sì che mi par fero, quantunqu'io veggio là, vella mi senta. Qui vi lasciammo che più non ne narro, ma nelle orecchie mi percosse un duolo, perch'io, avante intento, l'occhio sbarro. Lo buon maestro disse: omai, figliuolo, s'appressa la città ch'a nome dite, coi gravi cittadin, col grande stuolo. Proprio qui, tra gli iracondi dello Stige, lo lasciammo, Filippo Argenti, che di più, oltre, non ne narro, racconto. Ma nelle orecchie mi percosse un suono di dolore,
Perciò io, intento, concentrato, in avanti, sbarro, spalanco l'occhio, gli occhi, la vista. Il buon maestro, Virgilio, disse: ormai, figliuolo, io, si appressa, si avvicina, la città che ha nome Dite, coi cittadini gravi, pesanti, con il grande stuolo, esercito. Basta con l'Argenti. Lo lasciamo qui dove è stato messo da Minos e non ne parlerò più. Fine. Dato che un suono di dolore mi percosse nelle orecchie, sentii un rumore appunto forte e un fastidio, insomma, e quindi sbarrai gli occhi in avanti verso dove si stava dirigendo la barca. Sbarrare gli occhi significa spalancarli, aprirli tanto. Io descrivo Virgilio buon maestro, lui figliuol, e se prima lui ha benedetto colei che si incinse di me, lui è per certi versi il mio padre. Non c'è scritto cosa ho sentito, se non appunto un forte rumore di dolore e sofferenza, provenire dalla città di Dite, dove ci stiamo dirigendo. Virgilio mi dice che ormai abbiamo quasi raggiunto la città di Dite, con i suoi cittadini, pesanti, gravi e gravati anche, e con il suo grande esercito. Grave e gravi effettivamente significano pesante, nonostante siano solo ombre, ma sono appesantiti dai loro peccati, dalle loro pene, e più giù si va e più si diventa materiali. Più scendiamo negli inferi e più i dannati diventano fisici, non solo, anche i demoni, su Gerione e Dite proprio ci starò sopra. Dite, quindi oltre a essere il nome del diavolo, di Lucifero, di colui che si ribellò al vero Dio, è anche il nome della sua città. Altri adattamenti dall'Eneida. Qui la via si divide in due parti, la destra si dirige alle mura del grande Dite. Enea scruta e subito sotto una rupe a sinistra vede ampie mura circondate da un triplice bastione che un rapido fiume accerchia con fiamme roventi, il Tartareo Flegetonte, e rotola scroscianti macigni. Di fronte la porta, enorme, e colonne d'acciaio massiccio. In tale città non ci sono solo i dannati, ma anche i demoni, e tutto ciò che è descritto in un solo verso, coi gravi cittadini col grande stuolo. Chi fa parte di questo grande stuolo, esercito, che si trova dentro Dite? Beh, gli angeli che si ribellarono al vero Dio durante la ribellione di Dite, insieme a bestie, giganti, demoni pagani, eccetera. Quindi di nuovo, come già nel terzo canto, anime di uomini e di demoni, l'anime triste di coloro che visser senza infamia e senza lodo, mischiate sono a quel cattivo coro degli angeli. Anche matematicamente il canto è diviso in due, con questa coppia di terzine. Prima di queste non vediamo Dite, dopo di queste vediamo Dite. E io, maestro, già le sue meschite la entro certe nella valle Cerno, vermiglie come se di fuoco uscite fossero. Ed ei mi disse, il fuoco eterno che entro l'affoca le dimostra rosse, come tu vedi in questo basso inferno. E io dissi, maestro Virgilio, già Cerno distinguo le sue moschee là dentro nella valle, luogo basso, vermiglie rosse, come se fossero uscite dal fuoco. Ed egli, Virgilio, a me, il fuoco eterno che dentro le infuoca le dimostra, fa apparire rosse, come tu, io, vedo, in questo basso inferno. Meschite, valle, vermiglie, fuoco eterno, affoca, rosse, basso inferno. Le parole usate in queste due terzine sono inequivocabili. Stiamo davvero per entrare nel basso inferno, quello infuocato, mentre il tanto famoso fuoco degli inferi, se ci fai caso, prima di questo ottavo canto lo troviamo solo accennato nel quarto canto dove si parla del castello e anche qui ci sono mura e torri. Del limbo, quando io vidi un fuoco d'emisfero di tenebre vinceva, che emisperio di tenebre vincia. Ma ecco, non è certamente questo tipo di fuoco.
Le punte degli edifici che riesco già a vedere da qui decido di chiamarle meschite, che sta per moschee, le chiese dei musulmani, se non precisamente per minareti, cioè le costruzioni verticali che le circondano. Questa parola, meschite, tanto ricorda quel meschine 1,9 e meschini 1,28, anch'essi usati in rima. Decido quindi di mettere a paragone la città infernale di Dite a una città araba, musulmana, piuttosto che a una cristiana, se no avrei usato un termine come campanili o simili. Perché ti ho voluto sottolineare che il meschite di questo canto somiglia al meschine usato solo nel canto successivo, rivolto alle erinni, e al meschini usato solo nel 28esimo? Perché proprio nel 28esimo canto, dato che di meschite e meschini ti sto parlando, troviamo proprio lì Ali, cugino di Maometto, aperto dalla fronte al mento, in compagnia di Maometto stesso, aperto dal mento al buco del culo. Specificatamente non in quanto musulmani, ma in quanto seminatori di discordia. Il termine stesso valle continua a indicare un luogo basso, come infatti le ultime due parole di questa coppia di terzine, basso inferno. Con un forte realismo che caratterizza anche questo canto, avvicinandomi via acqua, prima noto le parti più alte della città e poi quelle più basse. Cernere viene dal latino e sta non tanto per guardare o scorgere, ma proprio per separare, vagliare. Il colore che la fa da padrone è il rosso, un rosso fuoco, appunto un vermiglio che abbiamo già incontrato e rincontreremo. Virgilio mi conferma che il loro colore rosso è dato appunto dal fuoco, che dentro le affoca, infuoca, infiamma. Ti ricordi quando Ciacco mi rispose che tutti quei nomi di persone, Farinata e gli altri che a ben far poser gli ingegni, stavano tra l'anime più nere? Ecco, ci siamo. Da Dite in poi troveremo le anime più nere, e infatti il primo dannato col quale parlerò, superate le mura, sarà proprio Farinata, il primo che inserì in quell'elenco. 1,10. Vedi là Farinata che s'è dritto. Tali meschite non sono quindi rosse, ma appaiono rosse, riflettendo il colore del fuoco che le infiamma. Per continuare a parlare sia di Farinata sia del fuoco che caratterizza la città di Dite, a inizio 1,10, proprio Farinata, appena riesco a entrare in tale città, mi dice: «O tosco che per la città del fuoco vivo ten vai». Anticipando 1,12, per continuare a parlare di rosso e di ira, lì scriverò: «Perché non dentro dalla città roggia sono ei puniti se Dio li ha in ira?» Noi pur giugnemmo dentro all'alte fosse, che vallan questa terra sconsolata, le mura mi parean che ferro fosse. Non sanza prima far grande aggirata, venimmo in parte dove il nocchier forte, uscite, ci gridò, qui è l'entrata. Noi, io e Virgilio, pur, alla fine, giugnemmo dentro alle alte, profonde fosse che fanno da vallo, circondano, difendendo, quella terra sconsolata senza consolazione. Le mura mi sembravano, che fossero fatte di ferro. Non senza prima compiere una grande aggirata, girare intorno, giugnemmo, in una parte dove il forte nocchiero, Plegias, ci gridò: «Uscite dalla barca! L'entrata», di Dite, è qui. Insomma, arrivammo dentro alle fosse che avvallano la città di Dite, che è priva di consolazione. Tale città, con tanto di fosse, torri e mura, ha un'altra particolarità. Le mura mi parevano fossero di ferro, che, collegato a tutto quel fuoco precedente, dà ancora un'idea di più forte di incandescenza. Riguardo all'arrivo a Dite e alle mura di ferro e chi le sorveglia, devo citarti lo sesto dell'Eneida. Nel vestibolo, proprio all'entrata dell'orco, di fronte c'è la guerra assassina, con le stanze di ferro, delle terribili furie e la folle discordia, cinta di bende, cruente la chioma viperina.
ma ancora tanti mostri d'apparenza selvaggia bivaccano sulle porte, i centauri e le scille biformi, Briareo immane dalle 100 braccia, Chimera armata di fuoco, l'idra di Lerna che stride orribilmente, le gorgoni, le arpie e Gerione, fantasma di 3 corpi. Con la nave non arrivavamo esattamente dove si trovava l'entrata, le porte di tali mura, ma dovemmo compiere una grande aggirata fino a venire in parte, e qui i significati allegorici sul fatto che nella città di Dite non si entra dritto per dritto, ma bisogna girarci a lungo intorno e successivamente lottare col grande stuolo, fino a che un aiuto divino viene in tuo soccorso, si sprecano. Riguardo a ciò, nel prossimo canto scriverò: questa palude che il gran puzzo spira, cigne d'intorno la città dolente, non potemo entrare ormai San Sira. Il nocchierforte è Flegias. Nella mia spiegazione, come appunto nel testo, ho posto molta attenzione a non menzionarlo più, ma in tutti quei noi di chi sta sulla barca e si incontra con l'Argenti c'è un taciturno Flegias che non viene più citato da quando fu zittito da Virgilio e che dopo questo nocchierforte non verrà nuovamente più citato. Le similitudini tra Caron e Flegias sono palesi. 1-3. Quinci fuor quetele la nosegote, al nocchier della livida palude, che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Di nuovo l'acquietarsi, il termine nocchier, la sporca palude, le fiamme. Attenzione! I due personaggi sono volutamente messi a paragone con l'utilizzo delle stesse parole, ma il loro ruolo è ben diverso. Caron è tecnicamente un traghettatore, colui che prende le anime da un punto e le porta in un altro punto, per poi tornare nel primo e continuare l'operazione fino al giudizio universale. Flegias no. Flegias è un guardiano e magari uno che serve, cioè che può essere che usi la sua forza contro i dannati, come ad esempio fanno i centauri e diavoli e anche Cerbero, ma non è un traghettatore. Traghettatore di chi, scusa? In questo viaggio che sto facendo sempre più in basso nell'inferno, sono da solo, insieme a Virgilio. Non ho incontrato né incontrerò mai dannati che stanno facendo la nostra stessa strada per arrivare giù fino a dove gli ha definito Minos. Qui non siamo nel purgatorio che a un certo punto troveremo Stazio che anche lui deve salire e allora facciamo un pezzo di strada insieme. Qui tutto è eterno, non c'è movimento di morti che vanno da un cerchio a un altro, a meno che intervenga, come per il caso di Virgilio, donna Maria e gentil nel ciel che si compiange, di questo impedimento vi dimando, sì che duro giudicio il lasciar il proprio cerchio lassù frange. Sono rarissime le eccezioni. Dico solo altre 2 conferme per certificare come Flegias non sia un traghettatore. 1. Nocchiere non è sinonimo di traghettatore, ma significa il responsabile della guida di un'imbarcazione. 2. Virgilio gli dice: a questa volta più non ci avrai che sol passando il loto. Qual è colui che grande inganno ascolta? Frase che non avrebbe senso se né tantomeno lo avrebbe turbato a uno che ha il compito sempre solo di traghettare le persone. Non avrebbe senso il a questa volta, se non né il solo passando il loto, se fosse ogni volta quello il suo lavoro. Rimanendo sul nocchiere, quello grida, non parla, ed è tanto scortese quanto breve nella sua esposizione. Il verso così costruito, uscite, ci gridò, qui è l'entrata, spezzato appunto da quel ci gridò, ottiene l'effetto di avere come prima parola uscite e come ultima entrata, una sorta di inversione, dato che intuitivamente prima si entra e poi si esce, ma qui Flegias si riferisce all'uscire dalla barca per entrare nella città di Dite. Da notare come Flegias mi prenda al singolare or se giunta e ci lasci al plurale uscite.